tutti, io sono Rodolfo Parlati, coach professionista e leadership trainer. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che ritengo molto interessante, anche molto, molto profondo, che si lega al desiderio innato che ognuno di noi di distinguersi in qualche modo nel proprio campo di attività, per esempio, in qualsiasi altro settore della vita, ed è il bisogno di emergere. La domanda che oggi mi pongo, a cui cercherò insieme al mio ospite di dare una risposta, è quanto è vero questo bisogno di emergere? Cosa c'è dietro questo bisogno profondo che ognuno di noi porta dentro di sé? E oggi ne voglio parlare con Domenico Sepe, che è un mio grande amico, è un maestro di canto e un educatore. Ciao Ciao, Mimmo, ciao, ciao, buonasera. ciao, ciao caro Ciao, Rodolfo, ciao, ciao, ciao. ciao Domenico. Eccoci. Allora, è una bella domanda, vero? Allora, il Cosa c'è bisogno di dietro questo emergere. bisogno di emergere Eh, che ognuno porta dentro di sé? allora, nel mio lavoro ho a che fare con varie tipologie di allievo. Ah, Il bisogno di emergere può essere veritiero come non può essere veritiero, ovvero l'obiettivo che ci si pone magari è un obiettivo sbagliato. mm, Ehm, Oppure ci sono persone, ecco, che sono intimidite dalla vita e quindi hanno un bisogno di emergere, ma fanno fatica a poter esprimere questo loro bisogno. Addirittura alcune persone non sanno proprio che possono fare determinate cose. Altre hanno paura. ehm, e poi ci sono rari casi in cui questo vero bisogno di emergere, diciamo, esiste. E sono quelle persone che con sangue, sudore, fatica riescono a perseguire i propri obiettivi, persone fortunate, nel senso che sono fortunate perché sanno cosa vogliono dalla vita, quindi perseguono quell'obiettivo e quindi effettivamente diciamo, cercano di raggiungerlo e sono felici, ecco, raggiungono questa felicità nel fare queste cose. sì, perché la felicità è proprio data da questo percorso che si percorre più che dall'obiettivo vero, vero e proprio. Quindi, diciamo, questa grande spinta motivazionale, no? Che viene da questo bisogno, porta a un impegno continuo, no? Nel voler raggiungere gli obiettivi, però a volte nasconde anche, diciamo, un lato oscuro, no? Che è quello legato a un'ansia eccessiva, a una frustrazione, a uno stress che può portare la ricerca continua e persistente di soddisfare questo bisogno. Certo, certo, questo stress da cosa poi è dovuto? Allora, no, diciamo, ci possono essere varie motivazioni. Una che vedo molto frequentemente è che lo stress è dovuto dal fatto che si persegue l'obiettivo sbagliato. Mm, giusto. Posso fare un esempio, no? Sì, assolutamente. L'allievo, mettiamo, ecco, diciamo l'allievo, i ragazzi, chiamiamoli i ragazzi di oggi, 20 anni, ok, un allievo di 20 anni che vuole, oppure anche un po' più piccolino, diciamo, che però vuole sfondare nell'ambito musicale pensando che il suo obiettivo finale siano i soldi, Mm, quando in realtà il suo obiettivo finale, se viene a lezione da me, ovviamente, dovrebbe essere, no, imparare determinate cose, no? Imparare a cantare e tutto quello che concerne poi la didattica del canto. mm. Quindi io faccio sempre un discorso a 360 gradi, non smetterò mai di ripeterlo, perché a me piace lavorare su vari aspetti.
della persona, non solo sul mero aspetto matematico del ritmo, come abbiamo detto anche l'altra volta. sì, Quindi questo bisogno di emergere, vedo che molte volte viene confuso, no? Dice, ah, ok, io voglio puntare a questo obiettivo perché il mio obiettivo in realtà poi non è effettivamente emergere come cantante, cioè c'è quella cosa, ma di fondo c'è il bisogno di voler fare soldo, voler fare il soldo, no? I mm, soldi, come diciamo anche l'altra volta, non sono altro che un mezzo certo. per poter affrontare, diciamo, per poter raggiungere determinati obiettivi. Quindi è un vero bisogno di emergere questo? Io penso proprio di no, perché comunque è stata data un'impostazione sbagliata, è stata data a noi per primi. Io ho ormai quasi 45 anni, è stata data a livello familiare un'impostazione sbagliata, pensando che la vita sia raggiungere un mensile, punto, un Mm. mensile cioè un guadagno mensile, punto. Certo, perché Eh, a questo punto sì, il retaggio culturale che vive una persona è fondamentale, no? Tutto quello che viene inculcato nel corso del tempo, fin dall'infanzia, per esempio, no? certo, certo, certo. I E miti che questo vengono creati ad hoc e su cui uno fonda la propria esistenza, no? Infatti, diciamo, in quest'ambito le famiglie molte volte peccano su questo tipo di argomento. Si punta, perché un ragazzo di 20 anni pensa che bisogna puntare al soldo? Mm, Perché c'è qualcosa di ancestrale, chiamiamola così, può derivare, non è detto, può derivare comunque da una situazione familiare, da un certo modo di pensare e dalla società moderna, che è una società del tutto e subito, altro che perseguire, cioè, i propri obiettivi, anche altro che voglia di emergere, no? Molte cose che noi troviamo sui social, che vengono anche sponsorizzate molte volte e che non hanno contenuto, vediamo che poi viene lanciato un messaggio un po' equivoco per i ragazzi, no? Vedete, ho la macchina di lusso, ho le donne, ho i soldi, perché si punta tutto su i bisogni, chiamiamoli così, i bisogni primordiali anche dell'essere umano. E quali sono questi bisogni? Qual è questa cosa che può soddisfare, ecco, un nostro bisogno, no? E pensiamo che ci porti tanta felicità? Cosa può essere? Il denaro, il sesso, il parlare del sesso, vedere sesso, ehm, quindi il diciamo cibo, per esempio. è una cultura basata soprattutto sul possesso, sull'avere. Cioè, Sì, questi esattamente, bisogni esattamente. vengono proprio da questa cultura del possedere le cose, non più dall'essere, cioè il bisogno di emergere non è legato al voler diventare qualcosa, diventare qualcuno, ma nel possedere Nel possedere qualcosa o qualcuno. qualcuno, sì, possedere, proprio il possesso, cioè l'impadronirsi di qualcosa, ma a volte quasi ad ogni costo. Esatto, esatto, quindi diventa una sorta di bisogno di emergere. Io ho il macchinone e quindi, vedi, sono più figo di te. Sembra questo un bisogno di emergere, quando poi in realtà, dopo un po' che magari uno ha una bella macchina, non sa più che farsene e quindi perché è un falso mito, una falsa felicità. No, Mm. la vera felicità, almeno per quanto mi riguarda, la mia felicità
oltre ai miei affetti più cari, ovviamente, è il mio lavoro, cioè quanto ho dovuto sudare per poter arrivare ad oggi nel poter adempiere al mio lavoro in un certo modo. Ehm, ma tutto questo sudore, queste lacrime amare che ci siamo fatti, no? Anche a livello, effettivamente, non ho vergogna a dirlo, anche finanziario, Certo. ehm, comunque tutti questi sacrifici non sono state altro che sacrifici volti alla mia felicità, cioè a raggiungere poi quegli obiettivi che mi stanno portando nel tempo tanta gioia e felicità. Ehm, ecco, diciamo, cioè io penso che bisognerebbe un po' affrontare questo discorso più su questa cosa qua per i ragazzi, specialmente per i ragazzi di oggi, per le persone anche della nostra età che stanno nel pieno, no? Noi siamo quelli che dobbiamo dare l'esempio adesso, non sono più i nostri Certo, genitori certo, certo. che per quanto noi possiamo dire che hanno sbagliato, ma hanno vissuto un'altra epoca, difficoltà che noi non immaginiamo molte volte neanche. Quindi, e anzi, è pure tanto quello che ci hanno potuto dare nel loro piccolo, diciamo Sì, così, ma comunque per me, se io devo riflettere, ecco, ecco, mio padre che è del 34, ok? E io devo pensare che mio padre a 10 anni ha vissuto la seconda guerra mondiale e mi racconta tante, tante cose brutte. Quello che mio padre ha dato a me è molto prezioso. Poi tante cose che magari non mi ci rispecchio, per me sono cose fuori dal tempo, sì, sì. oppure sono problematiche effettivamente che e cioè è difficile, no? Ecco, una persona diciamo, possa crescere Mm. nella società moderna con valori che c'erano più di 50 anni fa. Quindi anche Non pensi che alcuni valori siano, diciamo, immortali, siano eterni alcuni valori e cambia l'epoca, cambiano le persone, ma i valori sono sostanzialmente quelli. allora, sì, io allora, uno dei valori fondamentali per me nella vita in generale è l'amore, cioè l'amore per me è tutto. Dove c'è amore, c'è tutto. Dall'amore partono tutti i valori. Le cose vanno fatte con amore perché tu puoi anche fare pubblicità di avere valori, che ne so, su vari argomenti, su varie cose, cioè dei valori magari fermi, però senza amore non si va da nessuna parte. Senza amore io penso che si è semplicemente solo un involucro vuoto. Mm. Ehm, Noi, come dicevo anche per il ritmo, noi non siamo mera matematica, noi siamo molto di più. Quello che viene chiamato anima, poi nel senso nel senso diciamo religioso del termine, c'è chi la chiama anima, io lo chiamo amore, c'è chi lo riscontra come me, per esempio, nella natura, c'è chi lo riscontra in Dio, nel Dio cristiano. Ecco, io penso che quello è il motore del mondo e da quella base bisogna partire per scoprire i veri valori e per arrivare ai veri obiettivi Poi, e scusa, avere il fare emergere a questo punto è come se fosse, diciamo, nella sua visione più pura, è un atto d'amore, il bisogno di emergere, un atto d'amore esattamente. verso se stessi, è il come tu vuoi emergere che fa la differenza. Allora, questa è una bella cosa, è una bella cosa questa qui. No, è un atto d'amore verso se Verso stessi se e stessi, verso il sì. mondo, è verso il mondo, è il più grande atto d'amore che si può fare verso il mondo, perché se io intraprendo un percorso di insegnamento e
do ai miei allievi nel mio insegnamento determinate cose, cioè oltre alla cosa tecnica in sé, Mm, mm. ma do un senso, no, alle cose che insegno, cioè c'è un senso dappertutto, ok? Ehm, ehm, cioè, non so come spiegarti. Mm, mm, Cosa vuoi dire precisamente? allora, in poche parole, cioè, se io perseguo i miei obiettivi, Eh? ok, ovviamente i veri obiettivi, come dicevi tu, cioè di fondo c'è un amore per queste cose, quindi un amore in primis verso se stessi, ma un amore verso gli altri perché tu doni agli altri quello che effettivamente tu ami. Quello che E tu puoi fare, quello che sai fare, no? esattamente, esattamente, mi ero un attimo perso su questa cosa, Eh, però era quello che volevo dire. Quindi, tant'è vero che molte volte, non perché uno si vuole fare, come si dice, il grande, no? eh, Però effettivamente a volte gli allievi mi dicono, ma lo sai che il lavoro che fai lo fai sentire sulla pelle? Cioè, quello che tu mi stai insegnando per me è molto importante perché tu mi fai, non solo, magari mi viene detto, mi fai capire, no, determinate cose a livello approfondito, però si appassionano. Ma perché si appassionano? Perché il primo appassionato sono io. Ecco che vero. poi qui il discorso poi si amplia e quindi dovremmo parlare poi Per per ore. ore, sì, delle scuole, del perché Eh, magari ecco, uno sceglie l'insegnamento, perché magari puoi lavorare più facilmente, oppure magari un po' di lavoro lo trovi, e però magari di fare il professore non te ne frega niente, e quindi ai tuoi allievi non doni niente, anzi te la prendi con i tuoi allievi. È lì l'errore, perché le cose se non vengono fatte con amore, è la fine. Quindi, che obiettivi puoi far perseguire a questi ragazzi quando vanno a scuola e dicono, vabbè, io voglio emergere, vediamo che materia mi stai insegnando. Se tu opponi resistenza, tratti magari ecco, un ragazzo o una ragazza in maniera superficiale oppure li critichi perché non ti piace il tuo lavoro e tutte queste cose qui. Questi ragazzi come dovranno crescere? Cosa potranno pensare? Quali sono i valori della vita? Come possono emergere nella vita? Cioè, su quali basi possono emergere nella vita? E quindi si lasciano traviare da tutto quello che li circonda, quindi persone che parlano di soldi, di sesso, di droga, e pensano che la felicità si racchiuda in, vabbè, autodistruggiamoci così stiamo più tranquilli. Invece non è così. no, 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 assolutamente non è così. Eh, guarda, abbiamo affrontato tanti argomenti, devo dire, ce ne sarebbe veramente da parlare per tanto tempo. Allora, io penso che qualche piccola risposta l'abbiamo data a questa grande domanda su quanto è vero il bisogno di emergere. Ora, saremmo molto curiosi entrambi di sapere cosa ne pensate voi, quindi sentitevi liberi di scrivere i vostri commenti nella sezione dedicata. Grazie, grazie infinite a tutti voi per averci seguito. Grazie Domenico per la tua preziosissima partecipazione. È sempre un Grazie a te, piacere. Roberto, grazie a te. Grazie e seguitemi sul mio canale YouTube e sul mio sito internet rodolfoparlati.com. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.